Ad un mago ottantenne che aveva lavorato alla fine degli anni del vaudeville fu chiesto se avesse un desiderio quale sarebbe stato. Desiderava non esistesse l'elettricità. Senza elettricità? 私はてかどこにでもいる普通の本を操りあらゆるものを作り出すんだ Sì, senza elettricità, ha spiegato. Perché non ci sarebbe stata la televisione e la radio e per divertirsi il pubblico sarebbe andato agli spettacoli dal vivo e tornerebbe a vivere il vaudeville. Ma che cos'è il vaudeville? Se lo vuoi sapere, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale tratto la comicità e la sua storia, focalizzandomi però sulla comicità visuale. Ma allora, cos'è il vaudeville? È stata la forma più popolare di intrattenimento americano dal 1880 fino alla sua scomparsa negli anni 30. Ha avuto lo stesso ruolo nella vita delle persone come la radio e successivamente la televisione per le nostre generazioni. In effetti molte delle prime star della radio, della televisione e del cinema hanno iniziato come interpreti di vaudeville. Ogni città di dimensioni medie-grandi aveva il suo teatro di vaudeville e gli artisti del circuito si esibivano viaggiando costantemente di città in città. Con la sua maniera di far rete tra i teatri e con un modulo di spettacolo con parti intercambiabili, il vaudeville fu la prima forma moderna di intrattenimento popolare. Era un intrattenimento di varietà, con una serie di atti da gruppi di canto a spettacoli di animali, da comici a contorsionisti. Un tipico spettacolo di vaudeville consisteva in circa 13 atti, la maggior parte delle quali durava tipicamente dai 6 ai 15 minuti. Un po' come, data la mia esperienza personale, si usa nei grandi circhi da qualche decennio. Sì, è proprio un varietà. Il vaudeville ebbe grande sviluppo all'epoca perché rappresentava ogni classe e soprattutto ogni gruppo etnico. I più ricchi potevano acquistare posti esclusivi in palchi e posti nel parterre, mentre gli spettatori della classe operaia potevano acquistare posti economici nelle gallerie. Ma tutti, e proprio tutti, vedevano lo stesso spettacolo. Rivoluzionario all'epoca. Il vaudeville aveva qualcosa per tutti. Dobbiamo ricordare che inizialmente l'intrattenimento era composto da spettacoli circensi, saloon per concerti, teatri di burlesque, spettacoli di manestrelli e spettacoli di musei a 10 centesimi. Queste prime forme di teatro di varietà avevano una reputazione un po' sgradevole, associata al comportamento rozzo e alla prostituzione. Si rivolgevano principalmente agli uomini, però produttori come Tony Pastor nel 1880 e in particolare Kate e Olby negli anni 1890 diedero vita al vaudeville, trasformando queste prime forme di teatro di varietà in un intrattenimento familiare, rispettabile. Questa trasformazione non è stata facile. I ragazzi della galleria urlavano agli spettacoli, urlavano epiteti osceni alla ragazza performer, rendevano la vita un inferno agli attori e ai clienti magari più ordinati. Per frenarli, Olby ha assunto 2 buttafuori, li ha posizionati strategicamente nella galleria, mentre lui teneva monologhi ai teppisti durante gli intervalli, pieni di incoraggiamento, con dolcezza e atmosfera. La sua prima apparizione fu accolta con fischi trabordanti, però lui insistette. I nostri teatri sono per donne e bambini e speravamo per signori. In 2 settimane ci furono pochi problemi e gradualmente finirono. Kate e Olby hanno ripulito anche gli spettacoli,
dalla volgarità alle offese al pubblico degli stucchevoli comici. Sì, succedeva anche questo. Succedeva anche il contrario. Il trionfo di Kate derivò dalla riuscita di colmare il divario di intrattenimento snob a quello becero. Lui, che aveva lavorato con Barnum, sapeva bene il fatto suo, ha rafforzato l'immagine attirando un pubblico che non era attirato dalla varietà, perché i programmi nei teatri di Kate assicuravano che c'è qualcosa per tutti. Il senso di raffinatezza della classe media non solo gli valse la presenza di donne e bambini, ma attirò anche l'attenzione della potente chiesa. Sì, la potente chiesa cattolica di Boston. La chiesa finanziò ampiamente l'espansione dell'impresa di Kate, con la premessa di un intrattenimento più pulito. Kate e Olby costruirono teatri ancora più elaborati. In pochi anni sorsero in tutto il paese manager come Poli, sì, il grande Sylvester Zeffirino Poli, che nel 1916 controllava 30 teatri, presentato come il più grande proprietario di teatro individuale al mondo. Poi c'era Chloe Erlanger, Proctor, Marcus Loew e Martin Beck, seguendo l'idea comunque sempre di Kate e Olby. Nel 1890 i vasti circuiti teatrali si estendevano in tutto il paese e nacquero reti globali di uffici di prenotazione che gestivano la promozione e la produzione, la nascita dello show business. L'era di Fred Carno e i più grandi comici silenziosi. È stato un periodo incredibile e se vuoi sapere chi era il più grande impresario del mondo, puoi andare qui e dopo vedere. Kate e Olby introdussero il vaudeville continuo, che divenne pratica standard all'inizio del secolo. Cos'è? Cos'è il vaudeville continuo? In pratica lo spettacolo continuo durava fino a 12 ore, in cui gli artisti sarebbero apparsi 2 o 3 volte a random con la stessa esibizione, consentendo agli spettatori di entrare in teatro in qualsiasi momento e rimanere tutto il tempo che volevano. Proprio come accendere un televisore in salotto, uguale. Secondo Kate non importava a che ora del giorno entri, il teatro è sempre occupato da più o meno persone. Lo spettacolo è in pieno svolgimento. I teatri di vaudeville, spesso noti come palazzi, gareggiavano l'un l'altro in termini di lusso, eleganza, grandiosità. E come scrisse un giornalista nel 1894, scrisse proprio così: è quasi incredibile che tutta questa eleganza debba essere messa a disposizione del pubblico, dei poveri come dei ricchi. Non c'era un limite. Il vaudeville rendeva tutti uguali agli spettatori e molti altri teatri di vaudeville adattarono gli stili architettonici eccessivi. Decorazioni in ferro battuto, vetri colorati, luci a incandescenza, doccioni, archi a colonne di marmo proclamavano un messaggio enfatico di gentilezza, eleganza e successo a tutti i passanti. Tutti i teatri di vaudeville seguirono questi standard di lusso, offrivano intrattenimento, ma speravano anche di incoraggiare i clienti a acquistare i prodotti pubblicizzati nei loro programmi teatrali. Normale, la pubblicità. Il teatro di varietà esisteva prima del 1880, in Europa molti anni prima degli Stati Uniti, ma il vaudeville americano aveva una marcia in più, era del popolo
nel lusso. Nel 1840 gli spettacoli di menestrelli, un altro tipo di esibizione di varietà, gli spettacoli di medicina crebbero fino a diventare di enorme popolarità. Gli spettacoli di medicina hanno viaggiato per le campagne offrendo programmi di commedia, musica, giocolieri e altre novità, insieme alle pomate e agli elisir miracolosi. Mentre gli spettacoli del selvaggio West hanno fornito panorami romantici della frontiera con musica e dramma. Il vaudeville ha incorporato questi divertimenti itineranti. Era la cultura di un popolo. Certo, perché tutti non potevano frequentare la scuola serale, ma per pochi centesimi un immigrato poteva andare al Proctor Theatre senza preoccuparsi di essere vestito bene E la donna? Beh, non aveva bisogno neanche di essere accompagnata. Rivoluzionario all'epoca. Commercianti e clienti, adulti e bambini, gente di campagna, tutti si incontravano settimanalmente per osannare questi artisti, che avevano comunque le stesse loro origini. Il successo della ballerina irlandese, della cantante ebrea, del musicista italiano è stato un segnale per ogni uomo o donna del pubblico. Anche loro avevano una possibilità. Era il sogno americano che si apriva tra luccichii e paillette, tra il virtuosismo umano e l'idea che domani, se mi impegno, se mi dono al pubblico, anche il garzone lavapiatti può farcela. Se non esistesse l'elettricità, forse capiremmo quel mago che con tanta malinconia ha ricordato la polvere degli assi di legno del palco. Alcuni romanticamente ritengono che esista ancora un circuito di vaudeville in cui i vari intrattenitori di tutti i tipi si esibiscono, si guadagnano da vivere e trascorrono il loro tempo con i loro fratelli, sia dentro che fuori dal palco. E questo circuito si trova a bordo delle navi da crociera, il mare aperto. Sì, il mare aperto, dove tutto è ancora possibile. Spero ti sia piaciuto questo viaggio e che ti sia tuffato in un mondo vastissimo del vaudeville. Ti aspetto però al prossimo video. Iscriviti e aziona la campanellina. Ciao!